Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo qui dai nostri amici di Miglior Auto a San Stino di Livenza. Come vedete proprio lì alle mie spalle, vedete il logo Renault e il logo Dacia. Perché è proprio lì che voglio portarvi il confronto della nuova Duster e della nuova Captur. Sono indeciso se prendere una Captur 1000 GPL oppure se prendere una Duster 1000 sempre GPL. Stesso motore, sempre allestimento, da una parte mi interesserebbe la Captur Tecno, dall'altra parte la Duster nell'allestimento Extreme. Bene, adesso voglio portarvi con me all'interno della concessionaria e farvi vedere le differenze e poi magari vedere assieme perché prendere un'auto o prendere l'altra e valutarle appunto assieme, perché siamo qui fare una recensione realissima, perché adesso io devo ancora, l'ho visto un attimo così velocemente, la Duster l'ho già fatta la presentazione che era appena scesa a Bisarca, in caso vi lascio il video in descrizione, e voglio vedere se sceglie una o l'altra. Mia moglie le ha appena viste e gli piacciono tutte e due sinceramente, la Duster è un po' più spaziosa, ma comunque dai, andiamo a vederla dentro e così ne parliamo. Eccoci qua, partiamo dal frontale della Duster, che come ve l'ho già presentato e avete visto. Adesso la Duster, anche lei, ha sempre i fari full LED, come vedete, a parte per gli abbaglianti che restano sempre comunque alogeni. Abbiamo qui sotto, per quanto riguarda i fendinebbia, sempre alogeni. E questa versione qui è la versione Extreme, con un po' di accessori. In questo colore qua grigio, con gli specchietti sempre in tinta per quanto riguarda l'Extreme. Sono dei specchietti color bronzo. Qui vedo che anche la freccia è sempre alogena, quindi non è a LED. Adesso vi porto alcune differenze per quanto riguarda appunto dalla Captur. Cerchi sempre da 18, questi sono un optional perché vengono fuori da 17 e poi abbiamo sempre le ruote che avevamo già visto che erano da 215 se non sbaglio, 215 60 raggio 18. Adesso ve la faccio vedere per intero come è fatta. Bella questa Dusterona e vista magari anche dall'alto così. Mi soffermerò poco sulla Duster perché ho già fatto il video di presentazione proprio di questo modello qua e questa è l'auto della presentazione che ho fatto l'altra volta. Vista da dietro così. E magari dopo andiamo a vedere la Captur assieme. Guardate, bella, alta, con le barre portatutto che si girano di 90 gradi, quindi possiamo andare a mettere direttamente dei portabiciclette, eccetera. Allora, questo è sempre l'allestimento 1000 GPL, come vediamo qui, Extreme Eco GPL. E adesso andiamo a vedere un attimo la Captur. Questo è il frontale della Captur. In questo caso qui non abbiamo i fendinebbia, abbiamo dei fari full LED, non matrix, ma sono full LED. Come vedete qui c'è scritto LED Pure Vision, anche le frecce sono sempre a LED. Qui sotto, come nella Clio, abbiamo mezza losanga per le fari di posizione e qui abbiamo le prese d'aria, che sono reali, come nella Clio. Vista da davanti è così. Bella. Vista dal vivo è diversa che vista in foto o in video, credetemi. Pensavo fosse un po' più plasticona, non so neanche come dire, più semplice, invece vista dal vivo è bella, ha alcuni dettagli che sono molto particolari. Eccoci qua. Allora, in questo caso abbiamo l'allestimento che vediamo qui, Esprit Alpine, che è il top di gamma, non la fanno per le GPL, perché le GPL fanno la Tecno, il top di gamma, abbiamo dei cerchi da 19, ma è giusto per portarvi l'estetica che di fianco hanno cambiato ben poco, a parte i cerchi da 19. Dietro hanno fatto i fari trasparenti, quindi non più quelli rossi come quelli della mia Captur, sempre Renault LED Light Design, e vista da dietro è così. Hanno cambiato il logo, la scritta Captur è in nero, e in questo caso qua abbiamo la versione E-Tech.
Voglio portarvi, beh, in questo caso abbiamo l'Esprit Alpine che è il top di gamma, però è giusto per farvi vedere che cosa hanno cambiato e perché scegliere una o l'altra, per quanto riguarda abitabilità e spazi. E questa è la nuova Captur. Adesso facciamo un giro così ve la faccio vedere. Quindi all'interno avremo, questa è L-Tech, avremo un cambio automatico e non manuale. Bene, adesso siamo all'interno della Captur. E signori, qui c'è una differenza abissale, nel senso che come spazio, come abitabilità, dopo andremo a vedere la Duster, è nettamente superiore. Però permettetemi il confronto. Qui è come dire mettere un paio di scarpe da festa e mettere un paio di scarpe da ginnastica. Per carità, sono comode tutte e due, sono belle tutte e due, ma qui le rifiniture sono nettamente superiori. E adesso vi farò vedere un po' di dettagli e alcune cose che già avevo visto sulla Clio E-Tech, che avevo fatto il video che l'ho appena pubblicato, e ci sono delle differenze, anche il profumo che senti dentro, questo profumo di pelle, questo profumo di nuovo, è nettamente diverso. Poi guardo anche i dettagli del cielo, eccetera. Siamo a un altro livello. A differenza della Duster, siamo a un altro livello, siamo anche a un altro prezzo, perché in questo caso qua l'Esprit Alpine nella versione Tech costa molto di più, però si sentono i materiali che sono completamente diversi. E adesso vi porto alcuni dettagli. Io partirei da qui, da un dettaglio particolare che però è una novità, perché questo specchietto fatto così, senza bordi, è la novità anche di questa Captur, che assomiglia molto allo specchietto dell'Austral, come vedete qua senza bordi così. La plafoniera resta sempre quella, in questa versione qua nera, con le luci sempre a LED, tasto SOS qui sopra. Qui poi abbiamo la letta parasole, che quando la apro mi si accende la luce a LED per illuminarmi. E poi, per quanto riguarda il resto, vedete che il cielo è sempre grigio, è un bel tessuto morbido, plafoniera dietro sempre a 3 luci, e qua vedete il dietro. Tutto in pelle e questo tessuto qua molto morbido e comodo. Qui sotto ci sono delle luci a LED che si illuminano quando si entrano. Nella versione, in questo caso qua dell'Esprit Alpine, abbiamo tutti i materiali morbidi, un tessuto con la cucitura a vista e il simbolo della Francia, della bandiera francese qui. Questo colore qua, che io ad esempio ce l'ho grigio, è diventato blu nell'Esprit Alpine. Anche i montanti restano sempre belli qui, un materiale di plastica, in questo caso nella mia è in tessuto, e questa vede la prima differenza. Lo schermo, abbiamo sempre lo schermo da 10 pollici messo in modalità verticale, hanno messo i tasti qui sopra per accenderlo, non abbiamo più i tasti fisici. Spariscono tutti i tasti che avevamo qui, le rotelline per il climatizzatore, e vengono riportati qua, come vedete, con questi tasti a pianoforte, molto belli, ben rifiniti, sono molto simili a quelli dell'Austral, forse saranno anche gli stessi, non lo so, dovrei informarmi. E c'è il cambio automatico, e per il resto qui resta tutto uguale alla Captur di prima. Abbiamo il bracciolino qui che si può alzare e come vedete possiamo mettere gli accessori, portabicchieri, per il resto resta uguale. Mi piacciono tantissimo questi sedili qua, sempre col poggiatesta inclinato, come vedremo dopo nella Duster. Il simbolo Alpine, scusate, qui nel mio sedile. I fianchetti sono molto ben rifiniti e anche belli bombati. Bellissimo sedile questo qua. Poi andiamo a vedere i materiali della porta. Qui una plastica morbida, un tessuto, qui sempre plastica e pelle morbida. Vedete anche come sono rifinite qui per quanto riguarda i tasti che hanno questa cromatura qua, queste cromature qua. Sono tutti elementi che ci portano a sentire e a vedere la differenza. Plastica croccantina, però sopra qui nel nostro cruscotto abbiamo tutta plastica morbida. Il volante resta sempre uguale, abbiamo comunque il logo modificato, poi in caso vi metto il volante della mia Captur. Poi per il resto, come spazi interni, mi sembra di vedere tutto uguale.
Cambio il cruscotto, che è interamente digitale. Adesso non riesco ad accenderlo perché l'auto è appena arrivata. Poi per il resto mi sembra tutto uguale. Spazio ce n'è, si sta comodi, è uguale alla Captur che ho adesso, quindi differenze veramente minime. La differenza della Duster è che dopo andiamo a vedere gli spazi. Lì sì, sembra più un monovolume che un'auto, che un B-Sub, ecco. Sono salito dietro, vi faccio vedere la plancia vista da dietro. Le differenze sono veramente minime dalla Captur di prima, sono alcuni dettagli. Quello che non trovo più sono le maniglie qui sul cielo, che non ci sono proprio, non ce n'è più neanche una, né qui e né qui. Sono sparite le maniglie per appendersi per il viaggio oppure per uscire anche, per aiutarsi ad uscire. Vedo che le cinture sono comunque regolabili in altezza, guardate che belle le cinture col bordino blu, danno un senso di sportività e di belle. Mi piace questo design qua, questo è il poggiatesta visto da dietro, sempre in pelle, curvo, e qui dietro vedete che ci sto tranquillamente. Allora, il sedile è impostato sulla mia altezza, quello davanti, e guardate quanto spazio ho ancora. Attenzione che resta sempre la panca che possiamo far scorrere di 16 cm per recuperare spazio direttamente nel nostro bagagliaio. E così è la seduta, qua ci sto comodamente, adesso su anche gli occhiali e comunque ci sto tranquillamente. Diciamo che l'abitabilità interna della Captur resta sempre quella, molto molto valida per un B-SUV. E adesso vi porto qui dietro, andiamo a vedere alcuni dettagli, come le doppie bocchette dell'aria, la presa accendi-sigari e 2 prese USB-C. Siamo passati dall'USB all'USB-C. Quindi ci permette di caricare i nostri device molto più velocemente e anche avere delle prese che hanno una certa importanza. Eccoci qua. Qua guardiamo sempre la porta dietro, resta sempre ben rifinita anche questa. Qua plastica rigida in questo caso, morbida, e qui sempre il nostro tessuto. Bene, andiamo a vedere il bagagliaio se è cambiato o se resta sempre uguale. Qua siamo sulla versione E-Tech, quindi il bagagliaio sarà un po' più piccolo. Questo è il nostro bagagliaio, vedete che comunque resta sempre uguale, sempre ben rifinito, tutto in moquette, la nostra luce che illumina il bagagliaio. Qui sotto abbiamo un ripiano che vedete è un po' più piccolo, perché appunto abbiamo le batterie sotto in questa versione, nella versione GPL sarà come il mio. Non abbiamo nessuna chiusura qui, abbiamo il gancio a vista. Sono belli questi fari qua così trasparenti che rendono tantissimo, come sono bellissimi anche i cerchi che hanno messo da 19 dell'Alpine Esprit, molto molto belli. Qui abbiamo delle ruote 225-45 raggio 19, quindi spalla molto bassa. Attenzione che ci sono i freni a disco anche qui dietro, nonostante sia una versione E-Tech. Bene, ora entriamo nella nostra Duster e andiamo a vedere la differenza. La chiamo nostra perché penso che sarà questa la mia prossima auto. Non lo so, voglio cambiare, voglio provare a vedere come sono le Dacia. A mia moglie piace, finalmente, il modello prima no. E poi guardate, cioè guardatela da seduti come si vede. Che bel davanti, bel, proprio imponente, ti dà quel senso di ok, posso andare dove voglio. Ecco, questo qui è il senso che mi dà quest'auto. Allora, vi faccio vedere che io seduto, adesso sono seduto, mi regolo il sedile nella mia posizione per poi andare a vedere quanto spazio abbiamo dietro. Bella, cioè è completamente un'altra seduta a confronto alla Captur, che abbiamo il finestrino molto basso e qua è tutto basso. In questo caso qua abbiamo aria, nonostante i finestrini si siano molto rimpiccioliti dal vecchio modello, però abbiamo molta aria. Poi andiamo a vedere le rifiniture, vedere questo tappino qua che copre il cielo. Abbiamo però le maniglie per appendersi, come vedete qui, abbiamo le maniglie sia qua che dietro, quindi abbiamo tutte le maniglie tranne nella parte del guidatore, che vedete qui non c'è. Il cielo si sente tessuto, è rigido come, non so come dire, dall'altra parte è morbido,
Anche qui è morbido ma è rigido, sono due cose completamente diverse. Poi abbiamo i montanti anche qua sempre in plastica così, e quindi sì, sono i materiali e la qualità percepita che all'interno c'è la differenza tra questa e la Capture. Però per il resto come spazio ce n'è in abbondanza. Sto guardando questo dettaglio qui, che vedete qui sulla maniglia, hanno fatto lo spazio per appendersi, quindi hanno lasciato questo spazio qua. È molto interessante. Abbiamo anche dietro qui la plafoniera centrale, vedete che non è a LED divisa in 3 posizioni, ma è una plafoniera unica che si accende così, con una luce normale. In caso, vabbè, si può sempre cambiare con una lampadina a LED. Vista da davanti verso dietro è così. Abbiamo comunque, vedete la profondità del bagagliaio un po' più grande, comunque l'auto è 10 cm più grande, e sono le rifiniture che fanno la differenza. Perché adesso vi giro, eccoci qua, vedete? Le cinture di sicurezza non si possono regolare in altezza, sono fisse. Abbiamo qua, di là abbiamo plastica morbida, qua tutto rigida. Solo qui dove appoggiamo il gomito è in plastica, è un tessuto. Qui abbiamo sempre plastica rigida, qui davanti sempre plastica rigida. Abbiamo uno schermo da 10 pollici anche qui, in questo caso qua. Adesso ve lo faccio vedere se riesco a... E questa è la schermata per quanto riguarda. Non abbiamo l'Open Relink in questo caso qua, quindi non abbiamo tutto quel sistema famoso di Google direttamente nel nostro dispositivo. Poi abbiamo il cruscotto così, sempre digitale anche qui, come vedete. Qui sotto abbiamo sempre i tastini non rifiniti cromati come dall'altra parte, ma sono tutti neri, però sempre con lo stesso funzionamento che abbiamo visto nella nostra Capture. Spariscono anche qui sempre le manopole che avevamo sul vecchio Duster. 2 prese USB-C, abbiamo una presa 12 volt, qui abbiamo la piastra per la ricarica e vediamo se ci entra il mio Samsung S22 Ultra, che è molto grande, e qua ci entra tranquillamente. Vedete anche qua le plastiche sono tutte rigide, non hanno quelle rifiniture che ha di là la Capture, però mi dà il senso più che posso pulirla, posso lavarla, posso fare quello che voglio, un po' meno delicata, quello sì. Cambio in questo caso manuale, qui abbiamo un altro posto per la chiave e poi qua abbiamo gli stessi spazi che abbiamo sulla Capture. La seduta e la visione vista da dentro è completamente diversa. Non abbiamo lo specchietto bello come dall'altra parte senza bordi, la plafoniera qua sempre doppia, tasto SOS, qui abbiamo le alette parasole ma non sono illuminate qua sopra come la Capture. Questi sono i dettagli di differenza, ecco, che dite perché ci sono 2.500-3.000 euro di differenza? Sono questi. Questi sono la differenza, perché poi il motore e la meccanica resta comunque uguale. In questo caso abbiamo comunque la Duster, sempre come vi dicevo Extreme, quindi con la versione con questi tessuti qua che si possono lavare quanto vogliamo, li possiamo anche sporcare, non si macchiano e sono molto molto facili da pulire. Vedete anche qua mi dà tutto quel senso di plastica, non di tessuto ben rifinito, però comunque se uno dice a me va benissimo così, ben venga. E comunque sono delle plastiche montate bene. Anche qui sopra il cruscotto vedete che non ho la plastica morbida che ho sulla Capture, ma è una plastica rigida. Questo è il nostro cruscottino e questo è il nostro volante. Gli ADAS ci sono qui come anche nella Capture, uguali. Qui abbiamo i tasti per il GPL economico, per regolare i fari. Qui abbiamo i fendinebbia che di là non abbiamo, come vi dicevo prima. Start and stop. Finestrini tutti automatici. Finalmente la Duster ha messo tutti i finestrini automatici sia davanti che dietro, blocco delle portiere e hanno fatto dei bei passi. E guardate anche visto dallo specchietto che bella che è. Mi piace tantissimo quest'auto. Io penso di aver già deciso e adesso manca solo il prezzo di differenza e il consenso della moglie logicamente. Bene, adesso saliamo dietro e vediamo come si sta, se c'è differenza dalla Capture. Bene, eccoci dietro. Vedo che di spazio, signori, qua ce n'è in abbondanza, anche per quanto riguarda le ginocchia, vedete che di spazio ce n'è, e non poco. Sempre tutte plastiche rigide anche qui, per quanto riguarda le porte, e comunque di spazio ne abbiamo. Abbiamo delle tasche anche qui per mettere degli oggetti, qui sotto sulla porta.
Vista da dietro così, torno a ripetere, la plafoniera un po' cheap, diciamo così, molto semplice, però funzionale, perché comunque una plafoniera così ci illumina tutto il nostro posto. Vedete che qua, sì, i vetri sono diventati molto più piccoli, anche qua dietro questo spazio qua è veramente basso, e guardate dietro c'è bisogno per forza delle telecamere o dei sensori di parcheggio, perché lì non è che si vede tanto seduti da dove guidiamo. Bene. Poi per il resto sempre il poggiatesta, che qui possiamo regolare tranquillamente, il tessuto è sempre molto buono per il discorso della pulizia e si sta molto molto comodi. Adesso vi faccio vedere alcuni dettagli che sulla Captur ho visto che qui invece non ci sono. E cosa sono? Qui non abbiamo le bocchette dell'aria, ma abbiamo un portaoggetti. Abbiamo sempre due prese USB-C, anche qui, vedete qua dietro. Abbiamo comunque delle tasche dove riporre i nostri oggetti, poi abbiamo anche qui delle tasche da mettere, i finestrini dietro automatici, questa è una gran comodità che non so cosa gli costa, però finalmente li ha messi anche sulla Duster. E poi alcuni dettagli di differenza, vedete le viti a vista, che si vedono qua, che su una Captur non si vedono. C'è il dettaglio però comunque per appendere qualcosina qui, le maniglie ve le ho già dette, e questo è il dietro, che adesso andiamo a vedere il bagagliaio quanto grande è. Eccoci qua vista da dietro, com'è la nostra Duster, bella, mi piace tantissimo anche questo alettoncino che ha messo qui, il terzo stop, è bella, vista così, hanno cambiato tanto la linea, l'hanno fatta diventare veramente interessante. E anche guardate l'altezza da terra, molto alta. Sì, sensori della retrocamera. E adesso andiamo a aprire il bagagliaio, che è qui sotto. E guardate che bagagliaio c'è, è veramente enorme. In questo caso, anche se abbiamo la versione GPL, cioè, è bello, spazioso. Non abbiamo la panca dei sedili come sulla Captur che scorrono in avanti, ma qui il bagagliaio è già veramente grande. Abbiamo comunque qui la luce per illuminarlo, il gancetto di plastica e abbiamo anche l'accendisigari qua dentro. Qui ci sono i famosi clip per mettere i vari accessori, che in questo caso qui è stato messo una luce che possiamo accendere e lì davanti c'è il porta smartphone. La cappelliera si divide sempre in due, questo qui vedete che si alza così e il bagagliaio visto da fuori è veramente molto molto grande. I 10 cm in questo caso di differenza si vedono tutti. Bella. Giusto per portarvi due misure vi faccio vedere che il bagagliaio è 92 cm di profondità per una larghezza di, adesso vi dico subito, 1 metro. Bene signori, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Bel dubbio. Adesso aspetto un attimo il preventivo per vedere la differenza di rata finale. Come vi dicevo, io acquisto le auto ogni 3 anni col sistema, diciamo così, di finanziamento, che poi puoi cambiarlo ogni 3 anni, hai la manutenzione e tutto il resto già compresa nel prezzo. Valuto un attimo la differenza, ma sinceramente all'80% penso di essere per i signori qui sopra, perché l'hanno rifinita molto meglio, tutte le cose che mancavano ci sono adesso, gli ADAS, i finestrini elettrici, alcune particolarità e poi tante altre cose che secondo me nella vita quotidiana non si usano. Beh, penso di aver deciso per loro, vi farò sapere com'è andata, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste due auto che secondo me avranno un successo enorme nonostante tutto, anche perché c'è ancora il GPL e il GPL aiuta tantissimo a risparmiare. Ditemi quello che volete, ma come si risparmia con il GPL andate a vedere i video che ho fatto sulla Captur mia GPL, quanto consumo realmente, e non ci sono confronti. Spero di fare una prova su strada direttamente con la Duster GPL quando sarà possibile e poi da lì vedremo, ma siamo all'80% per i signori qui. Non so cosa mi può far cambiare idea, forse magari il prezzo finale, ma io penso di aver già deciso. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale,
Ringrazio ancora Miglior Auto e tutto lo staff che mi supporta e sopporta ogni giorno, e grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!